Hello. Hi, Oh. Oh, good morning, Sue. Good morning. Hi, Good Sue. morning. Hello. Okay, Everybody. wait a minute for everybody. Wait a minute for everybody. Now we're going to start this wonderful meeting with Sue Johnson. Okay. Hi, Sue. How are you? I'm fine. How are you in this terrible time? We've been thinking of you, worrying about you. I want to tell you that from all the ICEFT board, and we've been talking about you and worrying about you. If we could zoom over there and hug you all and find some way to put bubbles of safety around you, which is what we try to do all the time, we would, but it seems like that's hard to do. Hang on, I'm going to put another one. Io intanto traduco, Giulia. Okay. Sorry for Sue. We have this kind of traduction that is a traduction not immediately, but you must speak for, I don't know, 20 seconds. Then we have Irene that you know when you was in Italy some years ago. No, that we didn't meet. We didn't meet. Oh, you did? Okay, but okay. But Irene is an expert. I heard about you. Irene is an expert in EFT because she translated Zoya, Leven, much trainer. Great. Well. Ok, traduco quello che ha detto prima magari. Certo, perfetto. Ok. Allora, intanto è un piacere essere con voi e spero che vada tutto bene. Vi pensiamo intensamente e siamo preoccupati ovviamente per voi, e questo lo dico da parte di tutta l'ICEFT. Come vi dicevo, parliamo molto di voi e ci preoccupiamo molto per voi. Se fosse possibile ci teletrasporteremmo da voi per darvi un abbraccio e creare una bella bolla di sicurezza intorno a voi, che è un po' quello che proviamo poi sempre a fare, ma purtroppo sarebbe difficile. Grazie. Grazie. Is that what I just said? Okay. Okay, allora, sorry Sue. Italian. I'm going to speak in Italian to present you, ok? Ok, Sue Johnson, molti di voi la conoscono, è la prima volta che siamo molto felici con EFT Italia di ospitarla con noi, è stata molto generosa nel venire a partecipare a questa bellissimo meeting, molto solidale, molto affettuosa, e vi voglio presentare lei perché è una delle più grandi autrici di psicologia, una psicologa clinica, ricercatrice, professoressa, molto popolare, e soprattutto è un'innovatrice di primo piano nel campo della terapia di coppia e dell'attaccamento degli adulti. Sue è il principale sviluppatore dell'Emotional Focus Therapy, che ha dimostrato la sua efficacia in 30 anni di ricerca. Ha avuto tantissime onorificenze in particolare ha avuto un premio molto importante nel 2017 come membro dell'Ordine del Canada, la più alta onorificenza civile del paese, e per il riconoscimento per i suoi eccezionali lavori che ha fatto all'interno del Canada. Nel 2016 è stata nominata psicologa dell'anno dalla APA, che è l'APA, l'Agenzia di Psicologia Americana, per il suo grandissimo contributo alla terapia di coppia e familiare. È professoressa in molte parti del mondo, è professoressa ovviamente a Ottawa, dove c'è il centro, l'ICF, International Center for Excellence in Emotionally Focus Therapy, e poi ovviamente anche scrittrice di fondamentali libri che tutti quanti voi conoscete: Stringimi forte, Hold Me Tight, che ha dato vita a un magnifico programma per l'aiuto per le coppie e per le famiglie, che molti di voi conoscono e hanno frequentato; Love Sense, che è un libro di grande divulgazione a livello internazionale sul meccanismo dell'amore, e poi soprattutto il suo nuovo libro, che è sulla teoria dell'attaccamento nella pratica della EFT, che è un libro assolutamente rivoluzionario e innovativo, e magari dopo avremo anche qualche
momento per parlarne insieme a Su. E allora chiedo subito a Su come stai vivendo su questa esperienza così incredibile come la pandemia, e buongiorno anche. Irene. Okay. Okay. All of you know Sue Johnson, and we are very, very glad to have her here for the first time and to join us in this great meeting. And she showed her solidarity and generosity, which are two qualities that she obviously has. She's a clinical psychologist, a researcher, a professor, but actually what I think is the most important aspect is how innovative she is, especially in her dealing with couples therapy and the attachment theory. And she has been doing research for 30 years, and EFT is an evidence-based therapy, thanks to which Stu has obtained very important rewards and prizes. And for example, in 2007, she obtained the highest reward, civilian reward for Canada, and the APA has awarded her in 2016 as best psychologist for the year, and that thanks to her contribution to couples therapy and family therapy. She is a professor. She teaches in Ottawa, obviously, where the ICEFT is, and in other places too. And she has been writing very important books that you all know. Hold Me Tight, that was the origin of the Hold Me Tight program that many of you know and many of you actually have been participating in. And Love Sense, that is a very important book about the mechanism of love. And her new book, which maybe we will have time to discuss a bit later, that is Attachment Theory in Practice, in the Practice of EFT Therapy. So Sue, my first question is how are you and how are you doing in this very particular moment of global pandemic? I am busy. Talking to people from Italy on Saturday mornings, trying to put all the trainings that we're helping my colleagues put all the trainings we do online. This is huge. Helping my clinical colleagues and figuring out how to do therapy online, how to see my clients online, what to do with the big study of emotionally focused individual therapy that we have just started, what to do now when we cannot see clients. So I am busy, but you know, I am also worried about us all and what is happening. And we have all in ICEF been very worried about you in Italy. Yes. Can I stop? I'll make it short so you can translate. Okay, thank you. Sono principalmente occupatissima perché intanto come in questo momento per le videochiamate con i colleghi italiani sabato mattina, ma anche molto occupata perché stiamo discutendo con i colleghi su come far evolvere tutti gli eventi di formazione online in modo da garantire la formazione che serve, e soprattutto sto cercando di aiutare i colleghi e di capire con i colleghi come continuare proseguire il lavoro online per loro e per me ovviamente, quindi come riuscire a comunque incontrare e aiutare i clienti, e capire anche come far evolvere uno studio che riguarda proprio l'AFT, che è iniziato da pochissimo e dobbiamo capire come farlo andare avanti in questo momento. In più sono, come dicevo prima, molto preoccupata per tutti noi, per tutti
e in particolare all'ISET abbiamo pensato molto intensamente a voi in Italia. But you asked perhaps a personal question, so I don't live in Ottawa anymore. I now live on the west coast of Canada on an island. And so how I am is I am here with my husband and my daughter, and our dogs are very happy because we spend a lot of time walking them on the beach and sitting at home with them while we stare at screens and talk to the rest of our family and friends. E la domanda, diciamo, era invece più sul piano personale. Io adesso non vivo più a Ottawa, ma vivo nella costa occidentale del Canada, su un'isola. Quindi sono qua con mio marito, mia figlia e i cani, che ovviamente sono felicissimi perché abbiamo tutto il tempo di belle passeggiate sulla spiaggia, oppure poi siamo a casa a dare lo schermo per essere vicini online alle persone. The other thing I want to say is I am learning from this crisis, and that is fascinating. And what I am learning, which is amazing and surprising, is that EFT works just fine online with individuals and with couples. It works just fine, and that is fascinating. And not only that, but we can teach EFT online. We can do this, I think, because we have a way of teaching and a way of reaching people that is, we reach for their hearts as well as their minds. Una cosa che sto imparando in questo periodo di grande crisi, una cosa che penso sia affascinante e davvero anche sorprendente, è che l'EFT funziona online, quindi effettivamente si può fare terapia con individui e con coppie online. E penso che questo sia molto affascinante, ma l'altra cosa estremamente affascinante è che si può anche insegnare l'EFT online, e credo che questo dipenda dal fatto che il modo in cui noi insegniamo coinvolge il cuore delle persone, non solo la mente, la testa. Assolutamente, assolutamente, grazie Su per le tue riflessioni. Stavo proprio pensando quanto sia importante l'attaccamento in questo momento, quanto l'attaccamento funzioni, quanto sia attivo e quanto sia facile, più che in altri momenti forse, raggiungere il cuore delle questioni attraverso questo tipo di visione. Cosa ne pensi? Absolutely, I share what you said, Sue. And there is another thing I was thinking about, and it's how important attachment is in this moment, and how probably easier it is to go right to the heart of the matter in this moment. What do you think about that? Yes, we know as attachment scientists that in moments of uncertainty and danger, that triggers our nervous system into an attachment channel. It triggers our need for each other. It triggers our vulnerability. And I think people in some ways become more open to their emotions. Sì, sono d'accordo. La scienza dell'attaccamento ci dice che è proprio nei momenti di incertezza e di pericolo
che il nostro sistema nervoso si attiva in maniera da farci sentire di più la vulnerabilità e farci sentire di più il bisogno che abbiamo delle altre persone. Ecco perché poi siamo anche più aperti in questi momenti alle nostre emozioni. What is interesting is I have heard stories from my colleagues of people saying things like, oh, well, I am going to talk more about my anxiety and my fears, because before this, I used to think that it was just me who was afraid all the time. It was just me. So I didn't want to tell anybody, because then I was strange and weird. But now everybody's afraid. So I don't feel so strange anymore. So I can talk about it more. Oh, we have lost her, I think. Oh, abbiamo perso Irene? Okay, I'm going to translate you. Yes. And Yeah. ok, e quindi Su diceva di come parlando con i colleghi si sono resi conto che alcuni di loro dicevano, beh, in questo momento anche noi possiamo parlare di più della nostra ansia o delle nostre paure, mentre in tempi normali è una cosa che non facciamo, no? Che teniamo di più per noi, ma adesso tanto sono tutti spaventatissimi e quindi possiamo condividere anche molto di più tutto questo aspetto emotivo. Absolutely. E farò una domanda io e poi a questo punto la ritradurrò per Su. So I'm going to ask you something first in Italian and then in English. Yeah. Questa cosa che stava appunto dicendo Su è qualcosa che anche noi, anche confrontandoci con voi e con altri colleghi, abbiamo notato proprio anche di come le emozioni siano proprio un po' sotto la pelle, siano pronte, no, ad emergere e a venire fuori in modo più evidente. E quindi volevamo chiedere a Su, no, visto che tanti di noi hanno appena anche magari iniziato a fare terapia online con le coppie e lavorare quindi in questo clima emotivo online, volevamo sapere la sua opinione a riguardo e come era per lei. And Giulia, se vuoi ci sono adesso. Ci sei? Sì. Mi dispiace, credo che sia la connessione. Tranquilla. Quindi sono rientrata da alcuni di noi hanno iniziato adesso a fare terapia online e volevamo Su. Esatto. Gliela ritraduco io questa. Ok, almeno, scusami, mi tranquilla, ci manca, succede. Things that happens during online work. And, sometimes during the sessions. Yeah. Exactly. So you have to be flexible. You have to just Exactly. get used to it. You just get used to it. You just say, oh, okay, all right. Exactly. And we get, oh, the light is different now. We get more and more used to it, and after a while, it does not put us off balance. We just say, oh, I lost you for a minute. Yeah. So it's not too bad. But we have to learn. The sun is now in my eyes. This is not a good place to do this. I'm sorry. I'm either in the dark or in the sun. We have to learn how to do the technical stuff. And for me, in the last 2 weeks, that has been hard.
Yeah. Quindi sì, quando si fanno, come in questo caso, quando ci sono intoppi online, bisogna essere un po' flessibili, però non è mai, come dire, un dramma, anche se succede durante una seduta, no? Uno dice, sì, cose che succedono, andiamo avanti. E la cosa importante è imparare a gestire anche proprio gli aspetti tecnici, che è quello che sto cercando di fare io adesso. Poi come vedete mi aggiusto un po' per il sole. And so the question I made was related to the emotion which are more on the surface. We were speaking with colleagues into the community, and we also could see how the emotion are really under the skin in this moment, are really ready to pop up, the reactivity and the vulnerability. And and we are working online with all of this, and many colleagues are approaching this new type of doing therapy, and Yes. And so we were curious to know how was it for you, how is for you working online and with the emotion online. And it is fine. It is fine. You know, before all this, last year, I was asked to do online with a very, very distressed couple up north in the Arctic, where they have no resources. Mm-hmm. And I was told there is no one for this couple. So he has PTSD. He has a terrible childhood. He is an Inuit. He's been an addict, and he's just come out of treatment. And in his community, everyone relapses, and he is struggling, and his relationship is going downhill. And if he loses his wife, for sure, he will go back to addiction. So this is very difficult. The Inuit are very nonverbal. They don't express their feelings. When he withdraws, he goes out on the ice for 5 days. Oh. 5 days. So, you know, this is very difficult. And they asked me, so I did it. And I thought, well, this is the hardest ever. I am not used to online. This is the hardest ever. He has PTSD. He is an addict. He is a total withdrawer. His wife is very angry at him. They are an escalated couple. I thought, this is the worst beginning what am I doing? You know? Yeah. It was fine. It was fine. I thought, no. For my beginning online, I want a nice, quiet, individual, depressed client. But that's not what I got. So it amazed me, and I'm so glad I did it. And it not only did it work, it worked we got a long way in 12 sessions. They made lots of decisions. He did not relapse. They come up with ways of dealing with when he's going to relapse. When he thinks he's going to relapse, they learn to turn and reach for each other. This surprised me, amazed me. So this is good, and it is good that I had that experience before this crisis happened. Sì, effettivamente il discorso della terapia online inizialmente può essere strano. Io prima che iniziasse questa situazione l'anno scorso ho ricevuto una richiesta per una coppia che aveva bisogno di fare terapia online, una coppia che abita nel nord del Canada. E una coppia che appunto abita in una zona dove non ci sono
molte risorse, una coppia in forte distress, in cui lui, il partner maschile, ha un disturbo da stress post-traumatico, ha avuto un'infanzia terribile, ha problemi di dipendenze con grosso rischio di ricadute, anche perché il trattamento è finito da poco, e quest'uomo è un Inuit. La relazione con la moglie appunto era in fase di forte distress, quindi c'erano molti problemi tra loro, e mi hanno detto: se finisce la relazione è sicuro che questa persona ricadrà nella dipendenza. Gli Inuit in generale sono molto poco verbali, diciamo, molto poco inclini all'espressione delle emozioni, quindi quando litigano di solito lui li prendeva e andava via per 5 giorni tra i ghiacci. Io ho iniziato quindi a fare questa terapia online, il che mi fa sorridere, perché inizialmente mi dicevo: vabbè, la prima terapia online che faccio voglio che sia una terapia individuale con una persona molto depressa, possibilmente insomma qualcosa di semplice. Invece no, assolutamente no, e quindi già era difficile. In più mi dicevo: online sarà ancora peggio, anche perché la moglie di quest'uomo era arrabbiatissima, lui è appunto un ritirato totale, e quindi a un certo punto iniziavo a chiedermi: ma in cosa mi sto infilando? E invece alla fine devo dire che è andata bene, e questa cosa mi ha molto sorpreso. Abbiamo lavorato tanto e bene, già dopo 12 sedute insomma ho visto grosse differenze. Hanno imparato a chiedere la vicinanza dell'altro, lui ha imparato che se anche teme che ci possa essere una ricaduta, ha un supporto, diciamo, da parte di lei, e devo dire che sono molto contenta che io abbia fatto questa esperienza prima dello scoppio adesso della pandemia. What I did learn, when I think about it, what I did learn was our skills in EFT are very appropriate for online, but what I am aware of doing is I exaggerate them a little. When I work online, I am even more aware to go slowly sometimes, to repeat myself, to ask questions. This is what I think I see on your face. Is this what you are feeling? Where are you feeling it in your body? To use more specific questions to help people assemble their emotion, and to sometimes use images instead of things like touch or the movement of my body. Like with this man, I remember saying, I realized I cannot reach out and touch him. I touch a lot. I cannot reach out and touch him. So I find myself saying, if I was in the room with you right now, I would reach out my hand and I would put it on your arm, and you would feel the warmth of my hand through your shirt, and you would know that I want to be with you right now, and I'm trying very hard to stay with you, and you would feel the warmth of my hand. So sometimes we adapt, but in general I feel that I go a little slower, I repeat, I am more explicit, I use my skills, I just am aware that I am on a screen, I am flat. So I try to be very present and maybe heighten my skills. Quello che diciamo mi rendo conto di fare, quello che mi ha insegnato questa esperienza, è che tutte le competenze, le conoscenze che ci dà l'EFT vanno benissimo per la terapia online, però è anche vero che mi rendo conto che tendevo ad esagerare un po' anche magari alcuni interventi, o per esempio se già di norma andiamo lentamente, online vado ancora più lentamente, le ripetizioni, quindi ripetere ancora più di quanto si farebbe, oppure faccio più domande.
mi sembra di vedere dalla tua faccia che senti questo. Ho ragione, giusto, dove lo senti nel tuo corpo? E magari do delle immagini al posto del tocco, del toccare. Io tendo a toccare molto. E per esempio con quest'uomo di cui parlavamo prima, magari dicevo, se fossi nella stanza con te adesso ti avrei messo la mia mano sul braccio, avresti sentito il calore della mia mano dalla tua maglia, e questo ti avrebbe fatto capire che sto cercando di rimanere con te e di aiutarti. Quindi a volte dobbiamo adattarci, ma se dovessi dare una linea generale direi ripetere ancora di più, andare ancora più lentamente e essere anche più espliciti. Il fatto di, come dire, avere la faccia in uno schermo fa sì che ci sia bisogno di essere ancora di più presenti. Yeah. Certo, a riguardo questo, ti volevo chiedere cosa ne pensi dell'enactment in questo momento, in una enactment, in una terapia online, se secondo te c'è qualche accorgimento ulteriore che possiamo prendere quando lavoriamo in questa fase, nel movimento 3 del tango. Sure. And about that, I have a question about enactments in online therapy. And so to know if you have suggestions about enactments in online therapy and during the move number 3 of the EFT Tango. To be honest with you, my experience is that with the clients that I have worked with some couples and individuals, usually traumatized individuals, but also couples facing trauma, I just experienced, it is the same flow. I say, would you turn and tell your partner? I can't see their face quite as much, but I hear what they say, I tune into what they say, and I have a map for their emotions and how they dance together. So I can pick up the cues that I do have pretty easily. And I know what I'm going to see. We know what we're going to see most of the time. We know the patterns to expect. So this helps us tune in, even though we're not actually there. And I do the same thing, and I have not really experienced any difficulty doing move 3 of the tango with a couple. Or mind you, I'm not sure if it's more difficult to deal with a very escalating couple online. I don't think so. I think I would say, I might joke and say, you know, I'm going to mute you in a minute. I need you to slow down. You know, I'd like, when I say stop, I want you to stop. Could you help me? I can still do that online. And with individuals, it's easy. I say, please close your eyes. Can you see that little scared part of you? What would you like to say to her? So I haven't experienced difficulty with the move 3 online. Yeah. Allora, per essere onesta, nella mia esperienza sia con individui che avevano subito traumi oppure con coppie che stavano affrontando un trauma, che lo hanno dovuto affrontare, diciamo, il flusso delle cose secondo me non cambia tantissimo. Per esempio, io come farei in studio, magari suggerisco, tipo, girati per favore e di al tuo partner che o qualcosa, insomma. Quindi a livello di enactment non ho particolari accorgimenti. Sicuramente cerco di essere ancora più sintonizzata, mi sintonizzo su quello che dicono
E poi ho una mappa davanti a me, una mappa in cui riesco a inserire gli indizi che mi arrivano e che fa sì che io sappia che pattern mi posso aspettare, diciamo. La sintonizzazione ovviamente è fondamentale. Riguardo appunto la mostra 3 del tango non ho riscontrato nessuna difficoltà particolare e non penso neanche che risulti più difficile con coppie molto in escalation, molto escalate, perché in realtà magari si può anche fare la battuta: se continuate così vi metto il muto, oppure diciamo dico quello che direi in studio, cioè per piacere adesso fermatevi un attimo, insomma le stesse cose. E riguardo gli individui, stessa cosa, diciamo, non cambia niente, perché posso dire alla persona: puoi rivolgerti a quella parte di te da piccola e cosa vorresti dire a questa parte spaventata? Ok, un'ultima cosa, ti faccio un'ultima domanda, perché io trovo eccezionalmente utile l'EFT in questo momento. La sto proprio trovando utile nella mia pratica clinica, è molto potente in video, addirittura più di quanto a volte mi sono trovato nella seduta dal vivo, ed è veramente utile avere questa prospettiva così potente dell'attaccamento e così profonda rispetto a quelle che sono le esperienze. Ti volevo ringraziare per questo, realmente. Scusa, mi dicevi cosa? Cos'è che è utile? La EFT, Emotionally Focused Individual Therapy, okay, che è il modello, lo dico per tutti, è il modello di EFT rivolto agli individui, che è stato pubblicato e sviluppato da Sue nel suo ultimo libro, Attachment Theory in Practice, dove veramente c'è una svolta dal punto di vista teorico e pratico, soprattutto per quello che riguarda la terapia individuale. E volevo veramente ringraziare Su, perché trovo la EFT estremamente utile in questo momento in video per noi terapeuti che la utilizziamo, perché la prospettiva dell'attaccamento cambia completamente i colori di una terapia individuale. My last question is especially to thank you for EFIT, which, if someone doesn't know, is the emotional focused therapy for individuals. And I think that it actually is a blessing for online therapy, because actually it's even more useful online than in normal practice. And I think that it gives a very useful perspective about attachment, and for that I would like to thank you. And for the participants, you have information about EFIT in the last book by Sue, Attachment Theory in Practice, and I think that it's sort of a revolution in the perspective about attachment. So thank you. You are most welcome, and I must tell you that because of the study we have, which we started, I have in the last 9 months, I have only seen individuals. I have only done EFT and depressed, anxious, and PTSD, traumatized individuals, and I love it. I love it. I can't wait to go and see my clients. My husband thinks it's funny because on the days I'm going to see my clients, I am, I have my case ready, I am off, I am enjoying it so much, and I am learning, and yes, it is, I'm finding it so effective. People go to the heart of the matter with such ease and flow. I mean, it is easier than EFT. For goodness sake, we have spent 30 years doing the hardest modality of all. We have learned so much from couples,
So when it's just one person, so it just flows. And I love learning to become better and better at what to do with these enactments where people encounter the cast of characters they have in their heart and their mind. When people can suddenly talk to their mother in their mind, their image of their mother, who's there all the time in their life. You know, she's a reference point for them all the time. And suddenly they can talk to her in a new way. Or when a young woman says, I never realized why I couldn't eat. I never realized, nobody ever helped me. They just told me to control it, to control my eating disorder. They never helped me understand why. Now it all makes sense. And this hurts. It hurts. So why do I get in my car and sing all the way home? Because suddenly it all makes sense. And I'm like, yeah, I mean, I'm getting high on this stuff. The last time I got high like that was 30 years ago when I started to work with couples and I started writing the EFT manual. So I think EFT is going to be, I hope it's going to make a difference. And I know it's going to work in our study. And I do think it's quite suited to online because we know how to get up close and personal in a safe, fast way that works. And that's true. Quindi prego, visti i ringraziamenti, e proprio per lo studio iniziato di cui parlavo poco fa, io negli ultimi 9 mesi ho fatto terapia solo con individui quindi ho usato solo la EFT. E l'ho usata in particolare con persone con PTSD o traumi, e effettivamente sono d'accordo con Andrea nel senso che funziona tantissimo, e anche io sono ormai innamorata di questo approccio. Mio marito ride molto perché i giorni in cui ho seduto, insomma, in cui vedo i clienti, sono praticamente euforica, sono sempre sorrido sempre, e è vero, gli effetti sono portentosi. E devo dire che per chi come me da anni ormai è abituata a lavorare con le coppie, il che ovviamente è più difficile, quando poi mi trovo davanti a una persona sola dico, ah, vabbè, tanto è una persona sola, è quasi una passeggiata. E è vero che gli enactment fatti con, diciamo, le immagini, con le persone che affollano il cuore e la mente dei clienti funzionano tantissimo. Un esempio sono gli enactment con l'immagine della madre. Le persone iniziano magari a riuscire a trovare un dialogo diverso rispetto a quello che c'è sempre stato con l'immagine della madre, e trovano un modo nuovo di parlarle. Oppure mi è capitato, per esempio, con giovani donne che parlando, insomma, usando l'EFT, che vedere come riuscissero a capire perché non riuscivano a mangiare. E molto spesso mi dicono, negli approcci precedenti, nelle mie esperienze precedenti, magari mi veniva insegnato a, tra virgolette, controllare questa cosa, ma non avevo mai capito. Adesso ha perfettamente senso il fatto che io non mangiassi. Quindi mi ha dato una sorta di euforia questa EFT, questa terapia, la stessa euforia che ho provato 30 anni fa quando ho iniziato a usare gli EFT, e poi abbiamo creato l'approccio degli EFT. Grazie Su. Allora Su, ci sono tanti colleghi italiani che vorrebbero farti qualche domanda e ne abbiamo selezionata qualcuna perché ovviamente possiamo fare un piccolo pezzo, però sarebbe magnifico se puoi rispondere a qualcuna di loro.
Thank you, Sue. And many colleagues, many Italian colleagues would be happy to ask you some questions, and we have selected a few of them, and it would be amazing if you could answer. Ce n'era soprattutto una che è molto importante in questo momento, di Ida, che dice: io vivo in una delle zone più colpite e comincio a sentire notizie di persone che sono disperate proprio perché non possono vedere i loro cari ricoverati in ospedale e nei casi più gravi non possono accompagnarli alla morte. Mi chiedevo, come possiamo noi terapeuti dell'attaccamento aiutare queste persone che non possono vedere o dire addio ai loro cari? Che è una domanda. I think a question made by Ida is actually very important. She says, I live in one of the areas where the epidemic is now more serious, and many people are right now desperate because they cannot see their loved ones because they are hospitalized, or in the worst cases they have they are losing loved ones and cannot even say goodbye to them because they cannot go to the hospital to say goodbye, so to separate. And how can we help these people? That is a huge question, right? That is not an EFT question. That is a human question. I mean, I think we understand emotion and we understand bonding. So then perhaps we can help those people. Perhaps if they can talk to us online, or if they can reach the therapeutic community, we know how to tune into them and offer them comfort. We understand their pain, right? Perhaps also we can, so, you know, in particular, you know, even John Bowlby wrote stories about how to deal with grieving widows after World War II. The father of attachment wrote that. And what he talked about was, you just are with the person. This is the message of attachment. The best thing you can do is be with them, emotionally engaged. So if they are angry, you listen to their anger. If they are sad, you listen to their sadness. If they have somehow regrets about how they should have, maybe they feel to blame that this person caught the virus, you know, you stay with them and you offer them what our nervous systems are built to take as the best comfort in the world, which is your presence and your comfort. The other thing I have done in the past with grief is what we do in EFT all the time, which is when you cannot talk to the person and it is alive in you. What we have done is to do what we do in EFT for individuals, to close your eyes and see your loved one and talk to your loved one and tell your loved one what you cannot actually tell them, so that you can at least find some emotional balance in this. So our skills can help, our awareness of what attunement is, what attunement is about and what attachment is all about can help, our understanding of emotion, and our presence. When we can offer it, our presence can help, right? This is something that I think attachment has told the therapy world about, again, reminded the therapy world about in a scientific way. Whereas in North America anyway, psychotherapy has gone into teaching people coping skills. That's okay. But the biggest source of comfort of all for us human beings is just the coping skill. The most potent coping skill of all is to help people reach out to another, to express their pain, and to see that their pain matters to another human being. And then when they express it,
the person helps them order it and get their balance. Thank you. Thank you. Penso che questa sia una domanda di portata enorme e non è neanche una domanda probabilmente di EFT, è una domanda che definirei umana. E quello che credo è che noi abbiamo una grande comprensione di cosa sono, cosa vogliono dire le emozioni e i legami, e forse quello che possiamo fare per queste persone è appunto parlare con loro online, ovviamente, e dare loro il conforto, far vedere loro che noi capiamo il loro dolore. Bowlby si era interrogato su questo, no? Il padre, diciamo, dell'attaccamento come lo intendiamo adesso, si è interrogato su questo nella fase successiva alla seconda guerra mondiale, cioè su come offrire un conforto alle vedove della seconda guerra mondiale. E la sua risposta non è diversa dalla risposta che do io, cioè esserci, essere con la persona, essere emotivamente coinvolti dal dolore della persona, dalla rabbia della persona. Se la persona manifesta rabbia, manifesta tristezza, manifesta rimpianti, noi non possiamo fare altro che ascoltare la persona. Può darsi anche che la persona voglia, come dire, incolpare il virus in questo caso, e anche questa è una cosa a cui noi dobbiamo essere presenti, noi dobbiamo essere lì per la persona. E in passato mi è capitato soprattutto nella terapia individuale, di lavorare con il lutto. È una cosa che ho notato essere molto utile, chiedere alle persone di chiudere gli occhi e vedere la persona che hanno perso, in modo da poter parlare con questa persona e trovare un equilibrio emotivo. Credo che la nostra comprensione, la nostra conoscenza delle emozioni, unite alla nostra presenza, possano essere di aiuto. E d'altronde è questo, no, che l'attaccamento ha, diciamo, ricordato al mondo, cioè che ci dobbiamo essere con le emozioni. Nel Nord America la psicologia a un certo punto si è concentrata sull'insegnare le capacità di coping, dimenticando però che la capacità di coping più importante sta nella capacità di riuscire a chiedere l'aiuto dell'altro per aprirsi all'altro con le proprie emozioni, in modo da trovare un equilibrio. I want to add to that. Yeah. Mm-hmm. I am learning from the clients I'm seeing, and I'm learning some very specific things as well as general to do EFT better. And one of the things I'm doing more and more, which especially with trauma clients, who are often grieving and full of shame and angry and terrified all at once, is I use an attachment figure, an image of an attachment figure as a resource. I create a safe haven resource for these people. So to give you an example, my very traumatized client right now, I can't believe that she has got to the age she is she has been in the hospital catatonic a number of times, but in other ways she has coped, and now she has decided to leave her husband, who is an addict. So all her trauma is coming back, all her trauma. And I decided that to work with her, I had to find a safe place for her to go to in her mind and in her heart, not just to come to me. So why don't you translate that and then I'll go on. Okay. Mm-hmm.
C'è una cosa che vorrei aggiungere. Io sto imparando dai miei clienti anche cose molto specifiche che mi aiutano a utilizzare meglio la EFT, la terapia di cui parlavamo prima, in particolare nei clienti che hanno vissuto traumi molto forti, che magari provano allo stesso tempo tantissima rabbia, tantissima vergogna, tantissimo dolore e sono terrorizzati, tutto appunto tutto insieme. E molto spesso io allora uso un'immagine, l'immagine come di una figura di attaccamento che possa creare una sorta di porto sicuro. Per esempio una mia cliente che ha subito traumi veramente molto molto forti e che più volte è stata catatonica all'ospedale, ma che a parte questi episodi ha comunque sviluppato delle abilità di coping, come dicevamo prima, e adesso ha deciso di lasciare il marito che ha problemi di dipendenze e ho cercato di far sì che lei riuscisse nella sua mente a trovare, a creare un luogo sicuro, anche in mia assenza, quindi anche nei momenti in cui io non sono con lei. Adesso continuo. So I say to her, can you find anyone in your past, in your terrible past as a child, who you felt safe with? And at first she says, no, not really. I say, okay, so where did you feel, was there a place where you felt competent, where you felt some sense of control? And she said, oh yes, in the gym, I was a gymnast. I said, in the gym. So was there someone in the gym that helped you feel that feeling? And she said, yes, my coach. I said, okay, so I didn't know him for long, just a year, the first coach. I said, okay, so could you see his face? What does his face look like? And can you remember a moment when you got the message from him that you were important and he cared about you? Right? So why don't you do that and I'll keep going there. Mm-hmm. Quindi poi io gli ho chiesto, puoi pensare a una persona con cui ti sei sentito al sicuro? E la risposta è stata no. Ho detto ok, allora poi riesci a pensare a un posto, un luogo dove ti sei sentita competente, dove hai sentito di avere un certo controllo? E lei mi ha detto sì, la palestra. Perché era una ginnasta. E allora ho chiesto, c'è qualcuno che ti ha aiutato in palestra a sentirti così? E lei mi ha detto sì, il mio allenatore, è stato il mio allenatore, il mio primo allenatore, che è stato il mio allenatore per circa un anno. A che ho chiesto, riesci a ricordare il volto di questa persona e pensare a un momento in cui ti ha fatto sentire appunto competente, un momento che sia stato importante, ti ha fatto sentire che eri importante e ci teneva a te? So I say, so could you close your eyes and could you tell me about this moment? What were you best at? I was best at the balance beam. I was very good. So I said, could you close your eyes? I want her in the experience. She's not telling me a story as an observer. I need her in the experience. I say, tell me what it feels like. And I want her, it's like doing affect assembly. I say, where are you? She said, I'm on the balance beam. Can you feel your feet on the balance beam? Yes, it's solid under my feet. I can feel it. And I'm going to leap into the air. And I leap and I feel the energy from my body and I feel it. I leap, I feel the air against my face. I know I can find the beam. I find the beam with my feet and I do it again. I leap into the air and then I land and I know I've done it well and I look into his face
And he looks at me and I know he thinks I'm special and I've done it well. And in that moment, I feel good. I said, ah, all her images from her childhood are being confined, hidden, hiding, scared in the dark. I said, ah, you looked into his face and you realized you could fly. And she said, yes, I learned to fly. I said, you learned to fly. That's amazing. Look how strong you are. We're going to hold on to that image and you're going to go back there again and again whenever you feel overwhelmed. Quindi poi le chiedo appunto di chiudere gli occhi e dico, e gli ho chiesto in cosa in particolare eri brava e lei mi ha risposto alla trave. Allora poi quello che succede dopo è che io non le chiedo di raccontarmi una storia come se lei fosse un'osservatrice esterna. È importante che lei sia nell'esperienza, un po' come quando facciamo diciamo l'assemblaggio delle emozioni, no? Quindi lei mi dice che ha i piedi sulla trave e che poi mi ha detto ho fatto un salto, ho sentito l'energia del salto, ho sentito l'aria che mi arrivava sulla faccia, e poi l'ho fatto di nuovo, sono saltata di nuovo e poi sono atterrata. E a quel punto l'ho guardato nel coach, l'allenatore negli occhi, lui ha guardato me e ho visto che mi guardava come a dire hai fatto qualcosa di speciale, sei stata bravissima. E in quel momento tutte le immagini della sua terribile infanzia, come se fossero confinate al buio. In quello sguardo invece c'è qualcos'altro, no? E allora a quel punto io l'ho guardata negli occhi e gli ho detto, quindi in quello sguardo tu hai visto che è come se potessi volare, tu puoi volare. Lei mi ha detto sì, esatto, e questa cosa è fantastica. E adesso tu potrai, quando ti senti sopraffatta, tornare a quello sguardo e a quell'immagine di te che riesci a fare un salto e volare. I help her create a safe haven that she can go to in her mind, and an image, a drama that has attachment in it, has another person in it who recognizes her, who sees her, right? I help her create that. Occasionally, I've also used just images of safety that link to sensations with people. For example, why is it that at key moments of my life, when I have been vulnerable, or even when I have been very, I've been off balance because something good is happening, why is it that I hear my father's voice? I just do. I hear his voice and I hear it instantly because as I grew up, his voice was a cue for safety, balance, and his voice also always told me the same thing. It told me vulnerability is solvable, manageable. Whatever happens to you, you can deal with it. So in grief, in exaltation, which is also kind of off balance, in fear, in feeling lost, I always have my father's voice. So attachment teaches us how to help people create these resource moments, resource dramas, resource sensations that they can go back to. Quello che faccio quindi è invitare le persone a trovare nella propria mente un porto sicuro, e può essere, come dicevamo prima, anche una sorta proprio di scena con una persona che ha riconosciuto il cliente per un momento, che l'ha visto, che l'ha fatto sentire visto, fatta sentire vista.
capita anche che a volte ci siano immagini collegate a delle sensazioni, come per esempio l'udito. Io personalmente, quando ho momenti di vulnerabilità o momenti in cui non mi sento in equilibrio a livello emotivo, sento una voce, sento la voce di mio padre, che appunto io associo a sicurezza e equilibrio, ed è una voce che mi dice che la vulnerabilità è gestibile e che mi dice: ce la puoi fare, puoi affrontare questo momento di, appunto, che può essere un momento di dolore, un momento in cui mi sento persa, ma anche un momento di esaltazione. Anche i momenti di esaltazione non ci fanno sentire in equilibrio con le nostre emozioni. Quindi l'attaccamento ci aiuta ad aiutare i clienti a creare questo porto sicuro in cui rifugiarsi. Sì. Grazie. Okay. Tutto Grazie. questo io penso che sia veramente bellissimo come tu sia riuscita in qualche minuto a dare un'immagine molto bella dei passaggi del tango nella terapia individuale, e soprattutto di quanto sia utile in questo momento dove tante persone sono effettivamente bloccate in casa da sole o bloccate in casa in situazioni difficilissime, e come anche questa creazione del posto sicuro e del lavoro sull'attaccamento interiore sia e possa essere una risorsa enorme per il lavoro che facciamo anche individualmente. Quindi è stato veramente, c'erano un po' di domande anche sull'EFT. Io penso che questo abbia veramente dato un frame stupendo. Quindi grazie. I think that it's truly wonderful the way in which in a couple of minutes you actually gave such a powerful image of the EFT tango, and I think it's even more useful in the moment that we are living. And there were some questions about EFT, but actually I think that you provided truly a wonderful frame for EFT in a moment in which people are stuck in their homes, and maybe they are alone at home, or maybe they are actually stuck in very, very difficult situations at home. And this idea of having a safe haven inside your mind is a wonderful resource, and truly I would like to thank you for that. You're welcome. Allora andiamo. Io sono rimasto molto commosso dalla tua risposta, Sue. Mi ha toccato profondamente, perché le domande che vengono dai colleghi vengono da colleghi che stanno vivendo insieme ai loro pazienti, insieme ai loro cari, delle grandi difficoltà umane quotidiane. E quindi ti ringrazio tanto di questa bellissima integrazione fra la tecnica psicologica e l'umanità della tua risposta, la verità della tua risposta. I am really touched for the answer that you gave, especially if I think that the colleagues who are asking questions are actually living very difficult moments right now. So I would like to thank you very much, especially because you integrated in your answer, you integrated the technical aspect, but also the human aspect. Bene, bene. Allora andiamo a ringraziare Sue Johnson, perché stiamo andando a chiudere il nostro incontro. We are about to close the meeting. So first of all, I would like to thank Sue Johnson on behalf of everyone. I see that Sue Johnson want to say something. Okay. I am honored to talk to you. I am honored that you reached out to me and that I can respond to you. I want you to know that all the EFT communities are paying attention to Italy. We are thinking of you,
we have you in our hearts. Yes, this is a very scary time. Please stay safe. The world needs you. So stay safe and love each other. And thank you for inviting me. And we are thinking of you. Grazie. È stato un onore parlare con voi, vi ringrazio per avermi chiesto di intervenire. Voglio davvero che sappiate che tutte le comunità EFT hanno la loro attenzione rivolta verso l'Italia e che siete davvero nei cuori di tutte le comunità EFT. Vi invito davvero di fare il possibile per stare al sicuro, perché il mondo ha bisogno di voi e che dire, amatevi l'un l'altro. Grazie Su, ci siamo sentiti tanto visti da te. Sì. Thank you, Sue. We have felt so seen by you. Good. Yeah. And now I will go have breakfast. Yeah. Allora, Perfetto. Giulia, non so se possiamo aprire tutti quanti. Chi lo sa? Penso sì, quantomeno ok. l'audio, poi magari fare colazione, loro si fermano ancora un attimo così. Allora, you can go to wait a minute, Sue, that we have we can share a bye bye from you from Italy. 1, 2, 3. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye, Sue. Thank you. Thank you so much. Breakfast. Breakfast. Bye-bye. Bye. Bye bye, Sue. Bye. Thank you.